Ok, allora, ciao a tutti. Prima di andare al lavoro ci facciamo una bella chiacchierata sull'intelligenza artificiale e l'umano. L'umano che produce con le macchine, con i software, con qualsiasi roba esistente. Ma alla fine è tutto chiaro perché ho fatto alcune ricerche, breve ricerche, chiuso subito e ve ne parlo. Non avete paura dell'intelligenza artificiale. Prima vado a fare una prova su YouTube come faccio sempre perché sono nabbo sopra a OBS, quindi vedo un attimo se va tutto bene, l'audio eccetera, anche se qui va tutto ok. Io non mi fido mai di OBS perché OBS. Allora, vediamo un attimo se è tutto ok. Ok. E ve ne parlo subito dell'intelligenza artificiale. Dai, dove sei? Ecco qui. Vediamo un po' se va bene. Sì, sono live. Dell'intelligenza artificiale. Ok, perfetto. Dai, dove sei? Ecco qui. Allora, soprattutto live perché io mi scoccio di creare sti video e pubblicare. Però, finalmente. Allora, ragazzi, l'intelligenza artificiale, ok, non è altro che... Chi è? Non è altro che una memoria con della musica dentro. In più è stata allenata, diciamo, con queste cose, diciamo, codici, eccetera, che in questa CPU, ok ragazzi, in questo contenitore ci sono tante canzoni che poi lei le riforma. Cioè, alla fine è una memoria, non come la nostra, ma è una memoria, è un server, ok? Suno è un server che dentro c'è tutta questa musica, che tanta musica ovviamente, di tutti i generi, eccetera, però sono musiche già esistenti. Ok, sono musiche esistenti che poi lei le rimodifica, rielabora. Ovviamente ne hanno fatte tantissime. E dove le hanno prese? Da Spotify, iTunes. Cioè, hanno fatto proprio un workflow super fantastico. In più sappiamo bene che, tra virgolette, si potrebbe aiutare anche con YouTube. Ok? Quindi, ragazzi, non avete paura. Perché alla fine non darà mai una cosa, come posso dire, nuova, ma farà sempre cose esistenti. E noi sappiamo bene che la musica, soprattutto quando uno produce, non deve copiare nessuno, dare la propria personalità, dare il proprio carattere, dare la propria roba. Ok? Io se sto facendo tech house, house, hip hop, sì, è quel genere, ma io devo mettere roba cioè mia dentro. Cioè che il mio cervello, cioè, va fuori, strafuori dalle regole esistenti, ma rimane nello stesso tempo nelle regole, se no vado a stonare tutto e creo una canzone mai esistita, ma seguendo il genere. E quella la cosa figa di una creazione musicale, ragazzi. Ok? Quello che servirebbe, ok? Ma che sto clippando, sto clippando. Ok, no. Ah, è quest'altro, ok. Quello che servirebbe... Vediamo se sto clippando. Ma che sto clippando, sto clippando. Vabbè, sto clippando. Sto clippando. Clip.
clippare vuol dire quando vai al rosso col segnale col microfono e senti distorto. Vediamo così, penso che va molto meglio. Allora, ragazzi, quello che servirebbe veramente, vedo di non clippare, ma non ho il limiter sopra la mia interface. Ho messo il limiter, non mi ricordo. Ah sì, l'ho messo. Vabbè, comunque, quello che servirebbe veramente è l'intelligenza artificiale. Ci servirebbe l'intelligenza artificiale che ci aiuta durante la produzione per dare uno scopo, per migliorare a livello di tempo. Se io ho bisogno di una qualità su una chitarra o su una voce, magari l'intelligenza artificiale mi aiuta molto su quella situazione là. Cioè, quindi sulla velocità della produzione, mentre stai cercando un qualcosa, sì, ci sta, però vi darà sempre comunque cose già esistenti, perché l'intelligenza artificiale non farà mai di testa sua e creerà una cosa mai avvenuta. Perciò non avete paura di questa intelligenza artificiale. Anzi, questa intelligenza artificiale non farà altro che rovinare e farvi perdere tempo inutilmente. La cosa che dovete fare è sapere la storia della musica e dell'umano, di come è diventato un produttore, un musicista, come si fa a produrre musica. Ma l'intelligenza artificiale buttatela nel e imparate a produrre. Cosa dovete fare? Prima cosa, io questo video lo voglio fare proprio per raccontarvi, prima cosa, la base di ogni producer che deve sapere, di ogni cantante, di quello che tu sia. Se tu sei un rapper, se sei un produttore, se sei un mix engineer, se sei un mastering engineer, qualsiasi cosa che fai nella musica. Io sono un DJ, sono un produttore di minimal tech house e ho prodotto questa traccia che vi faccio vedere qua. Guardate, non con l'intelligenza artificiale, vedete? Vi faccio vedere una cosa. Questa non è roba di intelligenza artificiale, ma sono dei pacchetti, ok? Metto un attimo muto qua. Sono dei pacchetti. Aspetta, rimetto un attimo la traccia tra poco. Allora, That used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. ok, stop. Questa traccia non l'ho fatta con l'intelligenza artificiale, ma l'ho fatta con dei sample, con dei loop. Questi loop ovviamente di alta qualità. Salutiamo la Soda Music Tech che mi ha regalato questo bundle di suoni, tanti suoni comunque, che sono dei suoni creati ovviamente con una grande qualità sonora. Sono mixati già bene alcuni. Ovviamente se li volete comunque incastrare nel mix dovete anche rilavorare, rifare eccetera. Ma voi dovete sapere una cosa, che se io sto prendendo un campione da una libreria e lo sto mettendo sopra a una traccia, ragazzi, la musica si è sempre creata così. La musica, fin dalla old school, dall'old school, dai tempi antichi, dove c'era la Chicago House, la musica house, ok? La techno di una volta, Techno Detroit e la Chicago House, sono la storia della musica, di tutta la musica, ok? L'hip hop, old school Tupac, quella è la storia. Come facevano a fare musica? La campionavano da dischi già usciti, che erano dischi funky, dischi rock,
dischi blues, dischi di questo, di tutti quei generi, di quei generi vecchi. Ragazzi, perché ci servono dei campioni per fare musica, ci servono dei campioni, eccetera, ci servono delle batterie, ci servono dei bassi, ci servono delle macchine, ci serve qualcosa. La old school, ok? Io penso che comunque tutto grazie ovviamente ai strumenti acustici tipo violini, chitarre, batterie, quelle là acustiche sono la prima fascia della musica, della produzione, ok? Della creazione di ogni genere, la batteria, la chitarra, la voce umana. Lasciamo stare la preistoria dove facevano i suoni solamente sopra i bonghetti, in cui come si fa ancora in Africa, questi bonghetti sono andati ancora avanti nella storia e hanno creato la Latin music. Voi dovete capire una cosa, che la storia siamo noi, non l'intelligenza artificiale. Io guardate ragazzi, ho questa poca roba qui sopra, ho un Moog, ho una, vedete questa qui, quella è una drum machine con tutti i suoni old school dentro, tutte macchine Roland, 808, 909, 606, tutte ste macchine che non ancora esistevano quando i produttori DJ, hip hop, house facevano dei campionamenti sopra tracce blues oppure rock o altri generi del genere e poi loro ci screcciavano coi vinili. Ragazzi, quella è la storia. Da lì è nato tutto. Ok, la musica dance, la musica moderna. La musica moderna è nata dal campionamento sulla musica vecchia. Vecchia, blues, rock, tutto questo genere qui. Ragazzi, però americano. Sto parlando della roba americana, Quindi, poi ovviamente poi si espande verso l'Europa questo sound. E lì c'è ancora tanto ancora da raccontare. Però io penso una cosa, che ogni ragazzo, ogni musicista, che tu sia un trapper, che tu sia un rock and roll, che tu sia qualsiasi cosa, vatti a leggere un po' la storia della musica, vai a leggere com'è nata, poi vai su Suno, vai su qualsiasi cosa, crea una canzone e quello ragazzi. Suno e le altre intelligenze artificiali non fanno che prendere la nostra storia, non fanno che prendere la musica che già abbiamo fatto e rifarla con delle melodie diverse tutto, alla fine, ok? Però quello che vi sto per dire che non dovete avere paura dell'intelligenza artificiale, ok? È solo una roba da ridere. Comunque, oggigiorno si continua a fare campionamento. È come se tipo prima si facevano i campionamenti sulla blues, sulla soul, per esempio. Oggi la facciamo direttamente dai pacchetti e le modifichiamo e le lavoriamo da capo. Ok? Non solo, abbiamo anche adesso l'aiuto dei sintetizzatori virtuali come Serum, un Moog virtuale. Possiamo avere tutta roba virtuale e lavorare, che possiamo lavorare con una tastiera MIDI finta, che non è una tastiera vera. E già comunque un passo avanti perché possiamo fare roba, ok? E possiamo produrre roba, ok? In digitale. È quello che ci sta aiutando a noi, il digitale, non l'intelligenza artificiale. Adesso vi faccio vedere una cosa. Questa traccia, ok? Tipo per esempio, a me servivano dei piatti, ok? Questi piatti presi dalla libreria, questi clap presi dalla libreria, ma io volendo potrei prendere la Roland, ok? Che la Roland è stata progettata per avere dei piatti, dei clap che vanno benissimo. Ovviamente le dovrei processarli, dovrei colorarli, dovrei saturarli, comprimere, dovrei fare del layering per avere questo piatto qua. Che poi questi piatti qua sono dei piatti
sempre Roland, secondo me. Sentite un attimo, vi faccio sentire. Sono dei Lyre, ok. Questi piatti io le posso prendere dalla macchina, soltanto che mi è più comodo che le vado a prendere in una libreria senza che mi metta a fare il recording, la lavorazione. Quindi ci vuole più tempo per produrre e il tempo è poco, ovviamente. Cioè, in base alla persona in cui, diciamo, in base a quello che fai nella vita. Adesso, una volta che ho preso ovviamente i one shot, ok, che potrei farli dalla macchina, perché ragazzi, noi dobbiamo credere a questa cosa che la drum machine è della Roland, per me, ok, e la 808 e la 909 sono per me gli inventori della nuova drum elettronica, che poi è stata lì rifatta in Ableton, su dei plugin, in elettronico, in digitale, ok? Digitale e vengono fuori suoni simili alle Roland, però ovviamente con un carattere diverso. E le potrei fare anche io, potrei prendere un synth e rifarli, però mi costerà più tempo, eccetera. Quindi andare dentro un pacchetto, prendermi dei one shot della batteria, già sono un buon inizio. Poi, ragazzi, le percussioni, sappiamo tutto che sono dei suoni, sentite, alla fine sono dei tamburelli, ragazzi. Dei tamburelli che hanno diverse altezze, diversi colori, eccetera, eccetera. Vado in un pacchetto, me le vado a prendere e poi le vado a personalizzare. Le vado a personalizzare come vanno bene sulla traccia. Ok? Come vanno bene, come stanno bene, come voglio io, come ci rifletto io, eccetera. Poi, una volta che avete creato la drum, le percussioni, il groove che volete, grazie a tanti pacchetti che ci sono, potete anche, che ne so, farli voi, potete fare delle texture, potete fare dei glitch, potete fare milioni di glitch in base al vostro cervello, come vi sta dicendo di fare, così fate, e create roba nuova, movimenti nuovi, suoni nuovi, eccetera, grazie a synth, roba così. Su quelle cose là perdete tempo. Sulle cose come clap, kick, percussioni così, per esempio, andate nei pacchetti, le prendete, le mettete sul progetto e le lavorate. E lì ci sta, ovviamente, che dici, vabbè, non posso perdere tempo su queste roba qui, cavolo, vado a prendere i pacchetti. Poi se quando stai creando, per esempio, qui ho creato due cose music, vedete, sono dove io ho inserito roba che è più sonora, ok? Non è, tipo, per esempio, questa è una chitarra presa da un pacchetto. Io non vado a prendere la chitarra da mio nonno, la porto qui, mi metto a fare un sol e la registro. Vado in un pacchetto, prendo questo sol, questo è un sol diesis, gli metto la roba che mi piace a me, come delay, vedete, delay, cose. Questo non è un delay, questo è un literate boy, è ben altra cosa. Gli metto roba che mi piace, roba che sta bene, e ok. Ragazzi, non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale, ok? Però io ho pensato che la voglio un sol diesis perché ho studiato musica. Magari se non hai studiato musica non la fare proprio musica. Grazie. Beh, qui ci sono altri suoni, per esempio una trombetta, vedete? Una trombetta, ragazzi. Io ho pensato con la mia testa, voglio una trombetta, ok? Vado a mettere la trombetta, che mi piace. Nel punto che io desidero, che io ho pensato, attenzione, queste sono delle cose consolidate, vedete? Consolidate. Se io vado a prendere questa trombetta in questo pacchetto, vi faccio vedere una cosa. Ecco qua. Vi faccio vedere questa trombetta. Eccola qui, ragazzi, vedete? Questa è la trombetta che stava in questo pacchetto. A me mi serve solamente una nota. Non vado a prendere la trombetta a casa del mio amico e lo faccio venire qua e gli faccio suonare la tromba e devo aspettare una settimana per aspettarlo qui e per fare. No, io vado nei pacchetti. Posso andare pure dentro al Loop Cloud, posso andare dentro a Splice. Mi serve un suono, vado,
lo penso, lo metto, lo cambio, lo lavoro, lo modifico, lo stramodifico, lo faccio come non l'ha mai fatto nessuno. È lì che hai creato una tua produzione personale. Ok? Quindi noi abbiamo tutti, oggigiorno nel 2025 ci sono tantissimi pacchetti di suoni. Tantissimi pacchetti di suoni, ragazzi. I produttori ne hanno tantissime. Ne hanno. Voi dite l'analog, ok? Io ho roba analog, Moog, Novation. Ne ho avuta anche altra. Sono andato a altre parti. Ho usato altra roba analog. Ragazzi, la roba analog dà una sonorità che l'intelligenza artificiale non potrebbe mai avere. Mai, perché già il plugin non riuscirà mai a arrivare al livello della macchina, perché hanno una qualità, ragazzi, incredibile. Se vado a usare un Novation, un Synth Novation, qui dentro il suono spettacolare. Sul Novation ci sono delle onde quadre, triangolari, dente di sega, filtri, LFO, roba che io vado a smanettare lì, vado a fare un suono, lo metto lì. Nessuno l'ha mai fatto. Non esiste con l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale ha tutti i suoni già esistenti. Non ti farà mai lei un suono con la macchina. Quindi non avete paura, ragazzi, non avete paura. Andiamo a vedere quest'altro suono. Un'altra chitarra. Un semplice pluck di chitarra. Ragazzi, il basso, una melodia del basso. Sappiamo che comunque un basso sicuramente l'intelligenza artificiale lo sa fare, perché non è altro che una sine, una sav. Aspetta. Vedete, alla fine un basso sono delle note delle sinusoidi. Però la cosa figa è che io lo vado a processare, a modificare, a pensare, a dare tutto un carattere particolare. Una cosa che non è mai esistita, ragazzi. Mai esistita. Mai è esistita. Comunque, ragazzi, voi non dovete avere paura dell'intelligenza artificiale, perché farà musica già esistente ma modificata. Farà dei remix. Sono tipo dei remix, dei mashup. Parliamo così. Ma se vuole arrivare alla nostra bravura umana, non ci arriverà mai. Mai e poi mai. Capito, ragazzi? Io ho creato questa traccia, questa linea di basso, vi dico la verità, con un randomizer di note. Poi sono stato io che le ho modificate, allungate, eccetera. Ho creato questa linea di basso. Ho preso un preset, ragazzi. L'ho lavorato, l'ho modificato, l'ho fatto entrare in questa traccia. Ma questa traccia, ragazzi, non esiste da nessuna parte. Questa è la mia traccia minima di Deep Tech. La voce non è quella ufficiale. Io a volte prendo delle voci demo e poi le cambio con voci. La voce, per esempio, per noi DJ, lì ci fa molto comodo farla con l'intelligenza artificiale. Però sono tutte voci già esistenti. Se voi sentite, io ho usato delle voci con l'intelligenza artificiale, ma sembrano le voci già esistenti. Mentre se voi chiamate una persona che non ha mai cantato ed è nuova, non è una leader pop star, non ci sarà mai dentro l'intelligenza artificiale, ragazzi. Comunque, ragazzi, non avete paura. Lavorate e lavorate. Io, ragazzi, ho comprato un nuovo bundle della Sound Toys, che anche comunque già avevo. Ho comprato tutti i bundle della Sound Toys. Sapete perché? Aspetta, vabbè, scriviamo Toys. Ho comprato tutti i plugin. Quello che veramente mi mancava, cioè che volevo veramente, era il Crystallizer. Perché vi sto parlando della Sound Toys? Ve la spiego subito la cosa. Ma poi ovviamente avevo l'offerta, alla fine li ho comprati tutti, il decapitator ce l'avevo già, però comunque. La Sound Toys ha una qualità incredibile sulla stereofonia, oltre sulla saturazione, ma ha una stereofonia
veramente strafiga, ragazzi. Il Crystallizer e gli altri, ragazzi. Ah, c'è il ragazzi, questo, ragazzi, mamma, spacca tutto. Cioè, l'ho messo da qualche parte, eccolo qui, qua, l'ho messo su questa su questa roba qua. Ragazzi, questo fa paura. È un texture che poi vi racconterò, magari farò una diretta sopra al pacchetto Sound Toys. Ragazzi, spacca veramente di brutto. Ah, poi ho comprato un altro Moog, un Moog della... Ecco, ragazzi, ho preso questo, ragazzi, ho preso questo. Figo, ragazzi. E qua ho usato Serum, però dentro un'altra produzione ho usato questo Moog per fare il passo. Bello. Vedete, per esempio, queste cose qua non ci fanno perdere tempo, non mi fanno andare vicino al Moog, metterlo sulla scheda audio, fare tutte queste cose. Raga, a me mi piace comunque sempre utilizzare il Moog vero, perché il Moog vero dà comunque più suono, più impatto, ha un altro colore. Però se io sto facendo una demo un attimo, io lo vado a fare prima così, il basso, poi dopo lo vado a lavorare di nuovo, lo vado a fare analogico. Cioè, a noi produttori non ci serve che qualcuno ci fa la musica come l'intelligenza artificiale, perché già l'abbiamo fatto noi, l'intelligenza artificiale ce la rifà come se fosse un remix, ma a noi serve la roba che ci dà velocità nel lavoro, plugin che ti levano le harsh, che ti levano le frequenze sbagliate, tipo come shoot. Ragazzi, questo per esempio, non so se è l'intelligenza artificiale, però penso che comunque è stato studiato per eliminare risonanze, sta roba qui. Ci sono tanti plugin che oggigiorno sono buoni e ti aiutano con il processo di mix e di produzione. Però, ragazzi, non avete paura dell'intelligenza artificiale. La storia siamo noi. Siamo noi e basta. Se voi state campionando, ragazzi, fatelo, perché campionare e modificare i campioni è la cosa più giusta da fare. Creare melodie di basso è la cosa giusta da fare. Creare degli accordi con un pianoforte, con una chitarra, con un synth, entrate dentro al synth, cambiate il suono. Raga, comunque inventate roba nuova, perché la musica è ferma da parecchio. Io sento che è ferma da parecchio. E niente, raga, non avete paura, facciamo musica e non vi preoccupate. Io adesso vado a suonare, ho una serata e niente, raga. È stato bello parlare per quanto tempo? Perché mi dovevo sfogare su questa cosa, perché veramente non se ne può più. Ci vediamo alla prossima live. Vi lascio con un pezzetto ancora di You questa know that chick that used to dance a lot? Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot.